Oggi sono a bordo di una Mini John Cooper Works F56 del 2015, monta il 2000 Twin Power Turbo B48 da 231 cavalli e 320 Nm di coppia. 0 a 100 dichiarato in 6 secondi e 1 con una velocità massima di 246 km/h. Il peso è di poco inferiore ai 1300 kg, tutto sommato è contenuto, con consumi che si attestano sui 14,9 km/l nel misto, che scendono a 6,3 km/l nella guida sportiva. Dai, bella lì! Il propulsore è la ciliegina sulla torta del modello. Dal 1.600 si passa ai 2 litri. Il meraviglioso B48 del gruppo BMW, che consente a questa piccolina letteralmente di volare. Si tratta di un 4 in linea sovralimentato con turbo twin scroll, soluzione adottata per tenere separati i flussi provenienti dai cilindri, avere poco turbo lag, ridurre le interferenze delle onde di pressione dallo scarico e contenere pure gli ingombri. È abbinato ad un cambio automatico con convertitore di coppia a 6 rapporti. È abbastanza intuitivo ed intelligente, segue bene lo stile di guida che si adotta, anche se il meglio di sé lo dà in sport, modalità fissa per quanto mi riguarda, non esiste eco, green, possono anche toglierle tutte. Chiaramente col manuale mi sarei divertito di più, con una guida più sciolta. Almeno posso dire che non compromette il piacere quando si corre un po'. Avrei preferito lo Steptronic ad 8 rapporti, preciso e qualitativamente eccezionale. La trazione è sempre all'anteriore e meno male, anche questo fa parte del pacchetto Mini. Se da una parte troviamo un finto differenziale autobloccante dove l'elettronica frena la ruota interna che pattina, trasferendo la trazione all'altra, e può risultare noioso come comportamento. Dall'altra, spegnendo i controlli, si riesce a spremerla senza patemi d'animo circa eventuali reazioni scorbutiche. Dove la metti sta si scompone poco, lo sterzo è super preciso, forse un po' pesante, però si guida davvero bene. Anche se negli anni le dimensioni generali sono sempre aumentate, passo compreso, resta fedele a se stessa, regalando facili sorrisi al driver di turno. La Mini, rievocazione dell'originale del 1959, rinasce a metà degli anni 90 quando BMW acquisisce dalla British Aerospace il marchio Rover, proprietario appunto di Mini. Dopo alcuni concept arrivò nel 2001 la prima serie con la Cooper S R53, che grazie al film The Italian Job raggiunse una popolarità spaventosa. Nel 2006 è il turno dell'R56, che avrete già visto qualche anno fa qui sul mio canale. Leggermente più aggraziata della serie precedente e con potenze riviste verso l'alto, oltre all'estromissione del compressore volumetrico in favore del turbo. 2014, terza serie F56, l'evoluzione della specie sotto ogni punto di vista. Nel 2018 arrivò il primo aggiornamento, LCI, mentre nel 2021 arrivò addirittura il secondo, l'LCI 2, prima volta nella storia del modello. La Mini, nonostante l'introduzione di svariate opzioni carrozzeria di dubbio gusto come la Paceman o la Coupé, rimane comunque legata alla propria immagine e continua ad essere amatissima dal pubblico di tutto il mondo. Rispetto alla generazione precedente, il corpo vettura è stato arrotondato, il cofano è più alto ed allungato, la griglia frontale è single frame e le prese d'aria supplementari nelle parti inferiori del paraurti ne rivelano la declinazione sportiva. Peccato siano tutte chiuse e prettamente estetiche. Bello è l'aggiornamento dei fari a LED a semicerchio uniti ai classici Xenon. Vista dalle 3/4 è sempre inconfondibilmente lei.
fino al posteriore dove spicca lo spoiler al tetto ed il grosso estrattore che ingloba centralmente i due terminali di scarico. Anche qui tanta plastica e griglie nido d'ape chiuse, per la John Cooper Works potevano fare un'eccezione. L'esemplare in prova oggi, tutta completamente nera, con i dettagli rossi, è veramente tanta roba, mi piace un sacco messa giù così. Montecerchi di serie da 17 pollici, ma il libretto può portare anche i 19. L'impianto frenante stock monta dei dischi da 330 mm all'anteriore e 259 mm al posteriore, è nella media e non risulta sottodimensionato considerando il peso dell'auto. L'aumento di dimensioni globali si riflette soprattutto nell'abitabilità. A bordo si sta un po' più larghi, cosa che non guasta, e la rende meno mini delle serie precedenti. Lancia tutto fuorché minimale e piena di tasti, che ripropone il design circolare per il quadro strumenti. Si può avere digitali come optional. La qualità complessiva è buona, le sedute sono comode ed avvolgenti, risulta sportiva senza scadere nello scontato. Si è fatta un po' più seria dell'R53 e 56, tuttavia rimane un'auto per un pubblico prettamente giovane. Non puoi comprarti la Mini se c'hai 40 anni, dai, sembreresti un mezzo psicopatico. Mamma mia quanto scoppia! Prezzo di listino nel 2015 pari a 33.000 euro circa, mentre per l'aggiornamento LC2 i prezzi attualmente sul sito Mini parlano di 40.599 euro. Minuto di silenzio. Rivolgiamoci immediatamente all'usato. Le 2015 con 140.000 km costano sui 18.500 euro, mentre per una restyling 2018 con 74.000 km servono 27.500 euro. Le LC2 del 2021 con 40.000 km si trovano a 32-33.000 euro. Direi che come prezzi sono già più umani rispetto a ciò che si va a comprare. Sarebbe una follia spendere certe cifre per questa tipologia di vettura, ma anche per le concorrenti dirette si è perso un po' il senso della realtà. La qualità negli anni è migliorata notevolmente, per carità, ma si continua a pagare tanto il marchio e la mano del gruppo BMW. La Mini John Cooper Works F56 è il massimo che si può desiderare dall'iconica compatta degli anni 50, escludendo ovviamente la versione GP con 306 cavalli, un'estetica estremizzata e degli interni svuotati come di consueto. Corrisponde perfettamente all'identikit della sportiva di oggi. Senza dubbi veloce, particolare e ben rifinita, costa tanto, troppo, corsaiola nei dettagli, un po' meno nella sostanza, ma va bene così. Per quelli che la parcheggeranno all'aperitivo è il top, per quelli che ci andranno ai track day invece è un'ottima base di partenza.